adoravano Giffoni. La idolatravano smisuratamente. No, è meglio, la mitizzavano smisuratamente. Ecco, per noi in qualunque stagione Giffoni era ancora un festival che viveva in bianco e nero, che pulsava dell'indimenticabile valzer di Shostakovich. No, fammi cominciare da capo. Eravamo troppo romantici riguardo a Giffoni, come lo eravamo per tutto il resto. Trovavamo vigore nel febbrile andirivieni delle giurie e del pubblico, sì. Per noi il festival era grandi film e grandi artisti. No, così non funziona. È banale, è scontato. No, mi devo impegnare di più. Capitolo primo. Adoravano Giffoni. Una metafora dello splendore e del vigore della gioventù contemporanea, della straordinaria integrità individuale che consente una trasformativa inversione delle aspettative tradizionali e dei modelli culturali. No, mi sa che così è un po' troppo. Insomma, questo special deve dire cose concrete. Capitolo primo. Adoravano Giffoni. Anche se per loro era inconcepibile che Giffoni non durasse tutto l'anno e che non fosse in tutte le città italiane contemporaneamente, nello stesso momento. Perché? Dico io. Perché? No, troppo arrabbiato. No, aspetta. Ce l'ho. Capitolo primo. Giffoni era la loro casa e lo sarebbe sempre stata. Bergamo è diventata il simbolo di una lotta per la vita quest'anno ed è importante che Giffoni, che secondo me è un po' il simbolo di una vita, un simbolo di una rinascita, è bello che parta da Bergamo, è bello che abbia scelto Bergamo. La presentazione nell'aula consiliare del Comune di Bergamo della 50ª edizione del Festival di Giffoni Valle Piana porta in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia l'energia di uno dei festival cinematografici più amati del nostro paese. Il festival sarà gioia, divertimento, cultura, finalmente leggerezza e per quanto possibile dovrà essere davvero una ripartenza per tutti. Tra 1800 festival italiani che abbiamo monitorato, oggi ne parliamo e ne discutiamo con 100, 120, che rappresentano però la parte periferica dell'Italia, la parte della cultura vera che si rapporta con i territori. Io penso che nessuno più di voi possa darci le indicazioni più pertinenti. Molto raramente si parla o si dice che si fanno iniziative, attività con i giovani. Qui avete la dimostrazione del fatto che si fa con i giovani. Giffoni credo che sia il festival più energetico della storia dei festival da sempre, insomma. Si sente, si percepisce l'energia dei ragazzi e ti arriva totalmente. Credo che sia anche il segreto del successo e anche del fatto che poi tantissimi artisti anche internazionali spesso amano venire qui proprio perché si nutrono anche loro di questa energia che arriva dai ragazzi. Questa mattina vogliamo aprire, caro Presidente De Luca, benvenuto, in un modo del tutto particolare. E Giffoni queste sorprese le fa. Il nostro slogan è quest'anno un grido di felicità. Ma è anche cultura,
cultura, società civile, scambio umano. Giffoni ogni volta una boccata d'ossigeno, perché parto dal presupposto che per me i giovani, i ragazzi sono il futuro, sono quello che preservano non solo le nostre radici, ma che hanno l'opportunità e la forza di poterci proteggere. Giffoni sembra una sorta di bolla ogni volta, dove si vive una realtà parallela ed è sempre magico ogni volta. È una lezione coraggiosa, che mi piace soprattutto sottolineare nel suo titolo, Il grido di felicità. È una cosa fondamentale perché oggi abbiamo bisogno di questo, di ritrovare un po' di serenità, e penso che poter fare il festival oggi è sicuramente qualcosa che ci dà una speranza per il futuro e ci ridà fiducia per il futuro. Si è pensato di aggiungere la dimensione emotiva in questo festival, anche la dimensione razionale, che è altrettanto bella, ma schiude dei mondi meravigliosi. I Giffoni dà voce a quello che è assolutamente il nostro futuro. L'ho trovata, come tutte le cose che funzionano, evoluta, cioè è riuscita a cogliere l'opportunità del cambiamento ed è riuscita a trovare in questo cambiamento il valore aggiunto. Qui si fa il cinema vero. Questa grande manifestazione è proprio la salvezza del cinema. Ragazzi di Giffoni, restate come siete, esattamente così, non è cambiato niente da prima, dopo la pandemia, perché il cinema per me è questo qua, vederlo con gli occhi con cui lo vedete voi. Paese che allora aveva 7.000 anime, 8.000 anime. Si possa immaginare un festival che arriva ad una notorietà mondiale come questa? Oggi Giffoni è il resto e il mondo è diventato Giffoni, nel senso che quel messaggio di abbattimento di steccati, di barriere, di relazioni umane, di cultura universale, che sembrava una nicchia, oggi è la ragione fondante della nuova dimensione universale in cui siamo tutti quanti coinvolti.
io qua ci sto proprio bene e ogni volta rosico un po' di non aver fatto la giurata alla bambina qui, perché è un'esperienza incredibile. Noi dobbiamo essere felici, cercare di renderci felici anche gli altri, e questo è fondamentale nella nostra vita. Quindi tutte le leggi, tutti quelli che vengono contro, quelle che sono tutte le cose cavolate, perché la cosa che conta di più è la nostra felicità. Io penso che in realtà la felicità stia in piccoli attimi, occasioni rare, in cui non te ne rendi conto. Nei momenti in cui sono felice non sono mai felice, sto provando altre sensazioni, tipo sto sentendo che voglio bene alla persona con cui sto in quel momento. Mi ha reso felice pensare che c'è una possibilità in più che noi non conosciamo. Ancora non era arrivato per me il giorno prima della felicità, lo volevo sapere, non volevo che all'improvviso capitava e non me ne accorgevo il giorno prima. Quindi le volevo chiedere, quando nella vita sente di aver imparato ad essere consapevole della felicità e che cos'è per lei la felicità? Per me la felicità è un dovere, dobbiamo cercare di essere continuamente felici, dobbiamo fare in modo di essere continuamente felici, ognuno deve cercare di essere disponibile alla felicità, perché la felicità arriva ed è inconsistente, impalpabile, veloce, scappa in un attimo. E allora quanto più trattieni questi granelli di felicità, tanto più puoi allenarti a afferrare quelli successivi. È strano, no? Sì. E infatti, cioè, prima quando sono scesa dalla macchina ho trovato questi tipi che mi fotografavano, ho detto vabbè. Oggi sono qui in qualità di ospite, tra tantissime virgolette, però insomma è sempre casa alla fine. Però mi fa riflettere sul fatto, no, che è un po' il senso forse della vita, no? Insomma, l'evoluzione, no? Continuate a credere nell'opportunità
che possiamo ricostruire, costruire un paese più forte, migliore, a misura di giovani e costruire il futuro qui da noi. Abbiamo delle competenze, delle eccellenze, delle qualità in questo paese straordinarie di cui dobbiamo essere orgogliosi. Se io scrivo le battute del film, il regista scrive le battute del film sul muro disegnato, è una scenografia o una sceneggiatura? Secondo me è una scenografia, perché potrebbe essere anche dammi una già il scena cinque. di un film in cui un attore interpreta un regista che scrive una sceneggiatura su un muro. Bravissima. Giffoni è un grande movimento culturale che cambia i cittadini e vi fornisce degli strumenti per poter affrontare il vostro futuro. Voi dovete costruire qualcosa che sia all'altezza delle vostre ambizioni e che vi rappresenti. Grazie mille Giffoni, sono molto contento di essere qui, mi piace tantissimo l'amore che mi date e spero di ricambiare. Diamo il mondo ai bambini per un giorno, per giocarci come un pallone lucente e colorato. Lasciamoli giocare, cantando tra le stelle. Diamo il mondo ai bambini come enorme mela, come calda pagnotta, che almeno per un giorno abbiano abbastanza. Diamo il mondo ai bambini, che almeno per un giorno il mondo impari l'amicizia. I bambini prenderanno il mondo dalle nostre mani e pianteranno alberi immortali. Dal punto di vista anche medico, è impensabile un futuro che ancora contempli la guerra, perché questo futuro non ci sarà. Dire che vedere qui tanti ragazzi che provengono anche dai territori più diversi, ci distolgono dal giorno per giorno, davvero riempie il cuore. Sentitevi molto fortunati. Ti ringrazio anche come mamma, Claudio, perché insomma dai questa possibilità a tanti giovani. L'importanza di Giffoni è proprio che si occupa delle generazioni future educandole al cinema e quindi educandole all'empatia. Il pianto, insomma ragazzi, è un terremoto, no? È una cosa che arriva improvvisa, che non puoi controllare e che poi ti lascia dei segni importanti. Dalle piccolissime cose possono nascere col tempo delle cose inaspettatamente bellissime. Allora, innanzitutto è una grandissima emozione tornare. Ho contato ben 11 anni fa, ero venuta. Un'esperienza incredibile, quindi diciamo che 11 anni dopo sapevo un po' a cosa andavo incontro e sono molto emozionata ad essere qui come ospite. Rispetto all'esperienza passata è stato bellissimo condividere quei giorni, non mi ricordo se erano una settimana o comunque quasi una settimana di lavoro con ragazzi da tutta Italia, da percorsi diversissimi, e la cosa bellissima è che molti di loro ci siamo tenuti in contatto, alcuni hanno lavorato in teatro, drammaturgia per esempio, chi fa sceneggiatura, chi fa l'attore, chi fa la regia,
Insomma, è bellissimo vedere da distante come tutti siamo cresciuti da quell'esperienza che è stata comunque fortissima. Il cinema è il cinema, così come insomma tutto ciò che racconta una storia è fondamentale per i giovani, ma tutte le forme d'arte sono fondamentali perché danno la possibilità a tutti noi di guardare in un modo molto più profondo, più sentito e di ascoltare anche in un modo diverso, no? Comunque hanno una relazione, sono fatte per controbilanciare questo, quindi per avere comunque un senso di parità e dimostrare sia il bello che il brutto. Fare un viaggio dentro una sala cinematografica, perché solo il cinema ti può dare quell'esperienza collettiva di piangere, ridere insieme, di vedere questo grande schermo e di immergersi in una storia per 1 ora e 40. Mi sono state fatte domande che non mi aspettavo, molto elaborate, anche bello che si vada a rivedere delle opere cinematografiche di qualche tempo fa, quindi vuol dire che c'è un'attenzione e un amore grande verso il cinema, per cui per me è solo gioia questa. Felice di essere qua, sono felice da campano, credo che questa sia veramente un'eccellenza, è un grande motore, direi, per la cultura di questa regione.
essere qui perché dicevo anche al direttore sin da quando io sono bambino sento parlare del Giffoni, lo vedevo quasi come una cosa mitologica. Se devo riassumere in una parola, direi stupore. Quello che è potuto accadere qui in questo paese, diciamo, è aperto al mondo, è qualcosa di incredibile. Oggi credo che sia un altro mondo, un altro pianeta, sono venuti i marziani che hanno lasciato una specie di navicella. Sì, fa impressione come si sia sviluppato e come tutto sommato sia abbastanza armonioso come era all'epoca, ecco. Doppia, c'è quell'idea proprio di ripartenza, di vita che un po' tutti i festival hanno, però questo, essendo ovviamente un festival con dei ragazzi, l'ha ancora di più perché l'emozione che si vede nei loro occhi è incredibile.
è anche la serata dove i ragazzi oggi hanno espresso i loro giudizi e dove premiamo i tanti registi dei film in concorso che sono venuti personalmente qui a seguire la nostra edizione. È una soddisfazione immensa, un'emozione che mi ha arricchito notevolmente. Grazie a tutte le autorità presenti e volevo ringraziare soprattutto Claudio Cubitosi, perché ancora una volta quest'anno ci ha stupito facendo un'edizione fantastica, meravigliosa. Giuria CGS, Cinecircoli Giovanili Socioculturali, premio Percorsi Creativi 2021, va a Barcame. Regia di Nigan Trudel, consegna Giuseppe Isoldi, consigliere d'amministrazione di Giffoni Experience, ritira il regista Nigan Trudel. Sempre premio CGS, Cinecircoli Giovanili Socioculturali, premio Percorsi Creativi 2021 a The Fam, regia di Fred Bailiff, consegna Luigi Notar Francesco, consigliere d'amministrazione Giffoni Experience, ritira il regista Fred Bailiff. Il vincitore del Grifone per il miglior cortometraggio della sezione Parental Experience è Just Johnny, regia di Terry Lone. Il vincitore del Grifone per il miglior cortometraggio della sezione Elements +3 è Fly, regia di Carlos Gomez Mira Sagrado. Il vincitore del Grifone per il miglior cortometraggio della sezione Elements +6 è The Science of Wishes, regia di Michel Bado. Il vincitore del Grifone per il miglior lungometraggio della sezione Elements +6 è Dragon Girl, regia di Katarina Launing. So, thank you so much and have a wonderful evening. Per la sezione Elements +10 il vincitore del cortometraggio è Mila, diretto da Cinzia Angelini. Il vincitore del Grifone per il miglior lungometraggio della sezione Elements +10 è Night Forest, regia di Andre Horman. Il vincitore del Grifone per il miglior documentario della sezione Jack's Doc è I Have Been Waiting for You, Francia, della regista Stéphanie Pillonca. Il vincitore del Grifone per il miglior lungometraggio della sezione Generator +18 è Ninja Baby. Ninja Baby, regia di Ingvild Spe Flicke. Il vincitore del Grifone per il miglior lungometraggio della sezione Generator +16 è The Short History of the Long Road, regia di Annie Simon Kennedy. Grazie a tutti voi, è un onore essere qui con tutti i ragazzi e è stato un anno molto difficile per tutti essere qui in questa sala dove era la nostra proiezione. Era un'esperienza incredibile, allora grazie ancora. Il vincitore del Grifone per il miglior lungometraggio della sezione Generator +13 è I Don't Wanna Dance, Olanda, regia di Flynn von Kleist. Il Giffoni Film Festival è da epoche remote in modo pionieristico. Un cammino che oggi è diventato universale ed attuale. Il cammino che guarda al mondo attraverso gli occhi dei ragazzi, un cammino che mette insieme culture diverse, che abbatte barriere, che ragiona in termini universali.
senza che nessuno possa smentirmi, di portare il saluto di tutto il governo. Chiunque del governo è venuto a Giffoni, non ultimo ieri Giancarlo Giorgetti, ha provato quell'emozione che si prova solamente venendo a Giffoni, perché Giffoni non si può raccontare, Giffoni va vissuto. A tutti sento di dire grazie, un grazie che viene dal cuore, perché solo con il contributo di tutti Giffoni può continuare ad essere quel sogno che da 51 anni si rinnova sempre. Chi viene a Giffoni sa di partecipare non ad un evento, ma ad un'esperienza collettiva. Quindi c'è un sentimento che ci accomuna tutti, la voglia di partecipare, di esserci, di vivere Giffoni come qualcosa di proprio, qualcosa che appartiene alla vita di ciascuno di noi. Un pezzo di Giffoni è vostro, perché grazie al vostro coraggio e alla vostra forza e alla vostra tenacia di produrre, anche in un momento così complicato, prodotti che per Giffoni sono importanti, io reputo che un pezzo di Giffoni quest'anno sia anche vostro. È vero, io entro a Giffoni e canto. Io ho una vergogna matta di cantare. Io penso di non saper cantare e studio perché voglio imparare a cantare, però quando sono a Giffoni canto. E quando sono a Giffoni ballo. È veramente come se fossi un'altra persona, o meglio, come se fosse l'amplificazione di Marta. Secondo me a Giffoni noi ci sentiamo liberi perché ci riconosciamo troppo nell'altro per poter porre un limite a noi stessi. La grande libertà che trovo a Giffoni e che non ho trovato da nessun'altra parte è la libertà di crescere con i miei tempi, di espandermi a mio piacimento in questo spazio bellissimo e protetto e di prendere gli elementi che desidero per poi imparare qualcosa da riuscire a portarmi tutto l'anno. Avete approfondito, specialmente voi delle ultimissime generazioni, un carattere profetico nei confronti del futuro, e cioè profetico nella maniera più perentoria possibile: o sarà come volete che sia o non sarà. Appunto arrivi qui e hai la possibilità di sperimentare per capire poi quali di tutte queste cose bellissime che qui hai provato vuoi portarti dietro per sempre. Perché a volte ci dimentichiamo di quanto uno sguardo possa veramente fare la differenza, ma in un certo senso qui ci guardiamo tutti e tutte, ci guardiamo perché facciamo tutti parte della stessa famiglia, abbiamo tutte le stesse emozioni, gli stessi sentimenti qui al festival in questi pochi giorni e ci connettiamo. Quindi sì, questo è un posto dove guardare il futuro, è un buon osservatorio, è un buon laboratorio. Io conosco questo come il migliore luogo per sbirciare il futuro e organizzarlo, prevederlo, fare in modo che si produca così. E se non fosse stato per Giffoni, se non mi avessi dato la libertà di dire Marta, svegliati, tu ami fare questo, questo è quello che sei, se lo ami fallo. Ed è per me questa la grande libertà che io ho avuto. Ai Giffoners, che poi sarebbero anche i giffonatori, giffoners, però mi stanno dicendo loro qui che anche giffonatori si può dire. Auguro di giffonare il più possibile, ma di giffonare anche dopo il giffoni, cioè che il giffonare diventi uno stile di vita. Ci si ritrova con altre persone che hanno desideri, amori, passioni simili alle tue e ti aiutano a capire tu che cosa desideri. Che il futuro corrisponda a dei desideri, a delle aspirazioni, a delle ambizioni, a dei progetti che avete in mente adesso. Fare in modo che vada in quella direzione. Ecco, questo posto è un posto dove quella generazione non sta ad aspettare che il futuro gli venga a far visita a casa, insomma, e lo accompagni alla stazione successiva. Questo è un posto dove quel futuro si può e si sta progettando. Ho imparato a Giffoni che la libertà è guardare gli occhi di un'altra persona senza avere paura. Io a Giffoni mi sento libera perché non ho paura. Io mi sento libera
quando corro sulla spiaggia verso il mare per farmi il bagno. E anche se a Giffoni non c'è il mare, io ogni volta che entro a Giffoni per me è come correre su quella spiaggia e arrivare al mare. E già possiamo dire che l'anno prossimo il grido sarà di libertà.